Io volevo fare una cosa su George Floyd, perché dopo sti giorni di merda che uno dovrebbe parlare solo delle casse integrazioni che non arrivano, o se arrivano sono così tassate che per non bonificargli tu spicci e duramini un sacco di gente gli stanno andando direttamente tre goleador che famo prima. In tutto sto scenario desolante, sta cosa che tutto il mondo si solleva contro il razzismo e contro la brutalità poliziesca, mi pareva comunque un barlume di speranza. Volevo fare una cosa fighissima e paracula, cioè andare in piazza del popolo alla manifestazione, registrare una chiacchierata con Pischello e una Pischella neri, fargli doppiare il cartone a loro, così io non dovevo pensare un cazzo, tanto parlavano loro. Eppure se dicevano una roba efferata tipo bisogna bruciare i simboli dell'oppressione e poi buttare i bigliettini nei cessi di Montecitorio, sì, qualcuno mi cagava il cazzo, io gli potevo dire ma che fai, ma ha detto lui, ma mica l'ho detto io, parlaci. Ma domenica mattina io non mi sveglio, non mi è mai capitato, io ho l'insonnia mortale da 14 anni, non dormo un cazzo mai, tranne oggi, unico giorno che mi faccio 12 ore di coma profondo. Comunque mi pare evidente che la mia ghiandola pineale, altresì detta epifisica, la ghiandola che regola l'ormone del sonno, sta in fissa col suprematismo bianco, anzi sta proprio col Ku Klux Klan, se no non si spiega. Mi sento una merda, mi guardo allo specchio e vedo Trump che mi dice: fatto bene, ma che ci andavi a fare con ste zecche? Andiamo a Ponte Milvio, ci sta un bar che fa i sciottini di gin e clorochina. Però io non desisto e penso: vabbè, mi informo sui social, d'altronde servono a questo, no? In verità no, i social servono a ricordare tutti i giorni che tutte le persone con cui sei stato nella vita mo hanno 3 figli a Labrador, mentre te non sei riuscito manco a far campare la pianta sasso che c'avevi sul balcone. E in subordine servono a dare un palcoscenico a tutti gli esclusi della sagra termitofane di Rocca Calascio. Per cui la mia bolla social si divide tra la gente infervorata che si sta tatuata su tutta la schiena il commissariato di Minneapolis in fiamme e sotto il ritratto loro mentre disarmano da soli in plotone da Guardia Nazionale facendo l'elicottero col cazzo e si lanciano in proclami efferati pure se non gli è mai fregato un cazzo né del razzismo né dei abusi né dei morti che ci sono stati. Vabbè, ma quando è morto Stefano Cucchi io però stavo alle 5 Terre e là non piavo il wifi. E dall'altra ci stanno persone che sono genuinamente convinte che nel fuoco delle rivolte americane gli oppressi si stanno a calcare sull'unico cellulare buono, bramosi di leggere i loro consigli su come ci si comporta in società. Caro venerdì, la tua ribellione è giusta, ma nel mio Galateo del buon ribelle spiego chiaramente che puoi esprimere amarezza per il tuo simile ammazzato, purché tu lo faccia con educazione e masticando con la bocca chiusa, se no passi dalla parte del toreto. Niente, siamo ossessionati da sto dibattito dei buoni e dei cattivi, perché se quelli sono veramente poveri si rubano le scarpe invece di rubasse riso bianco col petto di pollo, tutti devono dire loro su questo e non si trova una sola spiegazione decente e chiara, per esempio, degli effetti di questi giorni di protesta. Tipo 800.000 città americane stanno a levare i soldi alla polizia, stanno a recidere i contratti, a cambiare la destinazione dei fondi dalle guardie alle comunità. Il consiglio municipale di Minneapolis addirittura con una maggioranza di 9 consiglieri su 12 ha dichiarato che vuole smantellare proprio il dipartimento di polizia della città. Mo, io pure mi chiedo, ma che vuol dire? Che diventa una comune dei fricchettoni? Probabilmente no, perché in America hanno 800.000 corpi, i federali, gli statali, lo sceriffo, i ranger, i cani robot, però individuano nella polizia locale qualcosa di irriformabile per il razzismo che c'ha e se stanno a provare a immaginare una smilitarizzazione della sicurezza pubblica insieme alle comunità. Mo sta roba funziona, non funziona, è una bomba, finisce in tragedia, io non lo so, però se le rivendicazioni di questo movimento sono queste, se il dibattito americano, quello del New York Times e della CNN, no, è il Corriere del Lippi Picchiatello, è questo qua, ma sarà più interessante pure per noi parlare di queste cose invece che indagare ossessivamente sul 7,40 di quello che si è azzottato la T4 Plasma? La domanda ovviamente è retorica, perché al massimo dell'estero in tutti sti mesi che tutti dicevano che bisognava ripensare la società e stavo di chiamare un premio Nobel per ingegneria per capire se si può montare una barriera dei plexiglass intorno a un panino della frittata sulla spiaggia, mentre qualsiasi altro argomento di organizzazione del vivere collettivo suscita una risposta sola: ma sti cazzi, il vivere collettivo, dove va a vedere te insieme a 3 vecchi all'Apollo 11, noi volevamo avventure, i negri che bruciano cose, le zecche menate, le guardie buone che si inginocchiano, è arrivato Lars von Trier che ci voleva venire mascarpone le palle a tutti.